Ciao a tutti, sono le 16:30 puntuali, eccoci qui con The Nemesis in diretta. Io sono Amelia Tomasicchio, per chi che non mi conoscesse sono il direttore di Cryptonomist. Cryptonomist è una rivista che parla appunto di criptovalute, di blockchain e abbiamo intrapreso questa collaborazione con The Nemesis per organizzare una serie di interviste con gli esponenti del mondo degli NFT, i non fungible token. Questo è il nostro primo live, intervisteremo Federico Clapis e parleremo con lui di questa sua avventura appunto nel mondo della criptoarte. Ciao Federico, dovresti entrare tra poco. Ciao Amelia. Ciao, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Volevo partire, diciamo, da un piccolo preambolo dicendo che ovviamente gli NFT sono quello che diciamo è il grande trend del 2021. Ma per chi non sapesse esattamente cosa sono gli NFT, quindi partiamo proprio dalle basi, come tu definiresti cosa sono appunto gli NFT e perché, e perché ti hanno interessato, insomma, perché dal mondo dell'arte, diciamo, più tradizionale hai deciso di interessarti al mondo della blockchain, appunto della criptoarte. Allora, diciamo che qui si può dare per scontato alcune cose, no? Perché io mi ritrovo spesso in questo periodo su Clubhouse a dover spiegare cosa sono gli NFT a davvero chi non ha la più pallida idea, ed è un gioco, no? Ed è un gioco difficilissimo anche per me, come comunque in generale è difficile anche quest'altro, però quest'altro può dar per scontato alcune cose. Quindi diciamo che l'NFT è uno strumento attraverso il quale tante forme d'arte possono finalmente trovare fruizione e mercato, perché è uno strumento di certificazione e supportato da tutto un sistema che oggi è pronto. Sì, Ti è sicuramente. piaciuta? Vai, stupendo. No, dico, ok, La ok. uso poi per un articolo. Anche io effettivamente su Instagram mi capita la stessa cosa, di dover spiegare che cosa sono gli NFT a gente che magari non sa neanche di blockchain. Quindi Mm. sicuramente diamo per scontato che almeno chi ci sta sentendo oggi da casa sappia insomma più o meno di Sì, cosa stiamo parlando. In ogni caso, anche più The di me, Nemesis. non so di cosa stiamo parlando. In ogni caso, The Nemesis ci dà la possibilità agli utenti di porre le proprie domande, quindi nel caso nei commenti sui social pubblicate pure le vostre domande, ovviamente ne saranno selezionate solo alcune, cercheremo di rispondere. Federico, a parte questo piccolo preambolo, quali sono state le difficoltà come artista, diciamo appunto, sembra brutto, ma diciamo tradizionale, no? Non del mondo Sì. blockchain. Quali sono state le difficoltà per te di entrare in questo mondo? Cioè, effettivamente noi parliamo di blockchain, di NFT come se fosse il nostro pane quotidiano, ma magari per un artista che vuole effettivamente creare le sue opere, quali sono state le difficoltà anche tecniche o comunque come dicevamo, magari anche soltanto la fruizione, la spiegazione di che cosa stavi facendo al tuo pubblico, per esempio. Allora, diciamo che le difficoltà di per sé non sono state tante, perché poi se uno vuole una cosa un pochino si informa, un pochino capisce, e oggi alcune piattaforme agevolano tantissimo il drop, la tokenizzazione e anche il mercato stesso e anche la sua fruizione. Quindi di per sé, dal punto di vista tecnico, il motivo per cui e l'NFT è il grande trend, forse proprio perché sta diventando sempre più accessibile, per quanto non possiamo ancora definirlo user friendly, perché user friendly è un'altra cosa, però sta diventando sempre più accessibile. Dal punto di vista realizzativo dell'opera, buona parte delle mie opere nascevano già da un modeling 3D, quindi io ho dovuto solo fare un percorso a ritroso, rendendo quel modeling qualcosa di interessante, qualcosa di descrittivo per l'opera in questa prima fase.
senza inventarmi poi nulla di quello che io già ho fatto nel mondo reale e dove mi sono posizionato. Poi sto progettando una serie di animazioni, una serie di cose che prima non mi concedevo perché non c'era lo strumento in cui poterle pubblicare, in cui poterne avere una soddisfazione vera. Sarebbero stati solo un contenuto Instagram, alcune animazioni e alcune scene che ora sto pensando. Quindi in realtà aiuta anche la creatività a espandersi perché c'è il terreno favorevole per poterlo fare. Questo è molto bello. Poi raccontarlo alla community tradizionale cerco di farlo con discrezione perché non ho nessuna aspettativa che la community tradizionale, lontana magari anni luce dalla tecnologia in primis e in secundis ancor peggio dalla blockchain e tutta la cryptocurrency, possa, solo perché glielo spiego io, fare quei 5.000 log che servono, e quindi è più quello che cerco di fare adesso e che dove cerco di affinarmi sempre di più è interiorizzare tutto questo mondo e riuscire a tradurlo in parole semplici per diffondere questo tipo di cultura. Ecco, poi che questo si traduce in utenza, non ne ho, non ne ho ancora l'aspettativa, però intanto la cultura inizia a generare curiosità e poi la curiosità diventerà utenza nel tempo. Certo. Ma ricordiamo intanto, per chi, visto che questa è la prima intervista che facciamo su The Nemesis, che chi è entrato da desktop su The Nemesis riesce a vedere tutta la galleria, Ok, quindi un po' come fosse un museo virtuale, quindi certo, bellissimo, col proprio bellissimo, grande. avatar si naviga, no, in questo museo virtuale, visto che attualmente tra l'altro non abbiamo nessuna possibilità di andare nei musei. Certo. Ma chi invece da mobile, ahimè, non potrà farlo, quindi vi consiglio nel frattempo, se avete la possibilità o comunque per le prossime interviste, di magari accedere a questo appuntamento da desktop in modo da avere insomma la Veramente. fruizione, Mm. sì, anche perché in questo modo potrete vedere non solo i nostri bei faccini, ma anche le opere d'arte. Infatti ti volevo chiedere, raccontaci un po', appunto, ci stavi già dando un'anteprima, ma cosa rappresenteranno gli NFT? Ci stavi parlando appunto che in realtà sono già la trasposizione delle tue opere Sì, fisiche, diciamo. sì. E raccontaci un po' perché invece magari non hai creato opere ad hoc, perché hai pensato di farlo così. Allora, E soprattutto, scusa, visto che vedo le domande accanto, raccontaci com'è andata il primo NFT e quando uscirà magari il secondo. ok, ok. Allora, in questa prima fase, io, siccome già nella realtà ho realizzato tante opere che raccontano il tech in qualche modo, che poi in realtà vogliono raccontare dell'altro attraverso la metafora del tech, vogliono raccontare delle altre cose che sono più legate all'esistenza che alla fruizione del tech, però il tech, la tecnologia è qualcosa che riesce a portarci nel presente, a portarci degli spunti di riflessione. Siccome ci sono quelle 5, 6, 7, non lo so, opere mie iconiche, che sono quelle che hanno fatto più giro di musei o di luoghi pressoché più istituzionali, che raccontano il tech, la mia prima fase di tutti i miei primi drop sarà questa, la riconversione dal fisico al digitale, cercando di avere una leggera emulazione fisica, ma non troppo. Infatti la mesh di questa prima opera che è uscita, la texture, comunque richiama della plasticità, ma non troppo, perché comunque una leggera esplicitazione del digitale vedo essere la cosa, la vibes che c'è in tutto questo nuovo mondo, e la seguo e la sposo in pieno. Anzi, ti esula da quell'angoscia del fotorealismo, in questo caso non necessario, poi magari in altri casi sì. E poi successivamente inizierà una nuova serie che invece è legata a un certo tipo di animazioni e saranno ad hoc, ma anche queste sono ad hoc, però mi andrò a sporgere in cose che stiamo già pianificando e potrebbe essere tra 5-6 mesi, diverse,
che magari vedrà comunque in parte protagonisti anche questi miei soggetti, che sono poi i miei bambini principali, ma poi si evolveranno in animazioni più complesse, in situazioni più complesse, in qualcosa di figo. Sto mettendo su un team apposta per questa cosa qua e sono veramente gasato, sono veramente felice. Mi apre la testa a lavorare su nuove cose che, ripeto, prima sarebbero state un contenuto di Instagram fine a se stesso, invece qui diventa il drop del mese o il drop, sì, più o meno, perché comunque non ho intenzione di farne troppi in un mese, massimo un paio. Questo è stato il primo, ed è Baby Drone, che è una delle mie opere più iconiche, il timbro certificativo sui miei certificati obsoleti, certificati cartacei, ha con sé un Baby Drone, la cera lacca con sé Baby Drone, è un po' il mio marchio. E quindi volevo aprire con lui, perché con lui si apre una nuova era, e in qualche modo, rappresentando il bambino del futuro, la generazione che verrà, le generazioni che vengono oggi e della loro interconnessione digitale, trovo a fagiolo per questa anche mia nuova avventura personale all'interno della criptoarte. E invece il prossimo drop ce l'ho a calendario, tra poco dovrei spoilerarlo ufficialmente, comunque sarà probabilmente settimana prossima, perché abbiamo Bene, già... bene. Sì, sì. Ci dai un'anteprima, dai. Ti dico solo che in qualche modo tu l'hai già visto. Aia, aia. Forse ho capito. Mm. Perché ricordiamo che Clapis ha fatto una statua per Eidou Sì, nel 2018, sì, giusto? sì. Raccontaci un po', era forse il tuo primo ingresso nel mondo cripto. Nel mondo cripto sì, assolutamente. Io vi avevo conosciuti alla festa di Natale, quelle con le torte, con i bitcoin. Straordinario, perché dove c'era il primo momento di grande euforia, no? Sicuramente, era dicembre 2017, quindi tutte le cripto salivano un po' come in questo periodo, quindi eh, per chi non lo sapesse, Edu era l'azienda per cui io prima lavoravo e appunto ci siamo conosciuti a questa festa natalizia proprio organizzata dalla mia azienda e da lì ora ci racconterai come è andata. Poi è nato il rapporto e poi mi è stata commissionata un'opera che in qualche modo doveva rappresentare l'aspetto criptico del futuro, delle nuove generazioni, della nuova economia, eccetera. E già avevo realizzato Connection in versione più piccola, in versione di resina, un po' come nell'evoluzione Pokémon, nasce Crypto Connection, che è la sua monumentalizzazione, quindi diventa di più di 3 metri, in bronzo specchiato, un enorme bolide per la quale abbiamo temuto crollasse la piazza dell'Observation Point di Londra, perché è pesantissimo, e che è stata esposta il giorno dell'inaugurazione di Wollem, che poi adesso si è tradotto, se non sbaglio, in Prateria. Prateria, vabbè. Sì, si chiama ancora Wollem in realtà, vabbè. Ok. Inaugurazione di un progetto, insomma, correlato a Edu, e di Edu stessa, per fare una cosa bella in piazza, ed è stata lì qualche mese e sotto gli occhi di tanti, ha raccolto tantissime visualizzazioni, ha fatto il giro del web, insomma è stata un'operazione molto, molto, molto bella. È stata la mia prima occasione di fare anche un bronzo così grande, ed è stata la prima opera dedicata alla cryptocurrency. E Quindi da lì, insomma insomma, nel 2018 sei entrato, Natale 2017 sei entrato nel mondo cripto e sì. ci chiedono nei commenti perché hai deciso proprio in questo momento di uscire con il tuo primo NFT e non magari qualche mese fa o tra qualche No, mese? ci ho lavorato qualche mese fa e poi ho dovuto aspettare intanto di essere pronto con i materiali. Io ho pronti i primi 3 drop. Ho lavorato così, no? Per avere almeno i primi 3 drop, e ci ho messo un mese. Poi un mese per farmi accettare l'application, perché non mi trovavano su Super Rare. Quindi 2 mesi sono volati. C'è stato in mezzo al Natale, sono 3 mesi che sono in ballo, e finalmente adesso è uscito da una settimana. Chiaramente sono Ottimo. entrato quando qualcuno, ecco, Giovanni Motta, un amico,
mi ha fatto rendere conto che questa cosa aveva preso una concretezza diversa rispetto a solo i CryptoKitties o quell'altro, o Cyberpunk. Mm. Ma che quella cosa lì aveva preso. Allora, cioè, siccome insomma io devo anche fare tante cose, le faccio quando insomma sei pronto, no? Essere Certo. troppo, mi è capitato spesso di essere ma a volte magari troppo in anticipo su delle cose ed è quasi come esserne in ritardo, nel senso non c'è nessuno che poi ti... Poi però c'è anche da dire che ci sono persone come gli amici a Catao, che invece proprio per il fatto che hanno messo, si sono sedimentati, hanno messo le radici quando tutto era agli inizi, ora ne traggono sicuramente beneficio e ne sono padroni di casa. Nel mio caso arrivo, diciamo, né in anticipo né in ritardo, forse. C'è qualcuno che è preoccupato se smetterai con l'arte tradizionale e Ah, quindi farà solo NFT da ora in poi. è una preoccupazione lecita, è una preoccupazione lecita. No, anzi, io sto immaginando io non so che cosa succederà ad alcuni soggetti. Ecco, perché alcuni soggetti potrebbe essere che dopo un po' diventano solo NFT, però sto immaginando un mondo e un laboratorio in cui alcune opere vengono concepite, scansionate e subito rimodellate e subito generati degli NFT dal fisico. Quindi in realtà, mentre alcune delle mie opere adesso nascono dal modeling, quindi viene facile e non c'è una trasposizione dal fisico al modeling, sì, ok, li faccio tornare indietro, però in realtà era un modeling anche prima, solo che prima andava in prototipazione, poi diventavano sculture. Invece qui nasceranno sculture che non nascono come modeling e poi diventeranno degli NFT. Il mio rapporto con la materia continuerà semplicemente perché io ne ho bisogno umanamente di toccarla, di averla intorno, di esplorare la materia. Però cambieranno tante cose, tantissime cose. Ma già la mia testa da quando, indipendentemente, sono entrato da poco, sono entrato con un drop e già comunque, ancora prima che entrassi, la mia testa è switchata quando ho capito questo ambiente qui, quando ho capito tutta questa dinamica. Come dicevi prima tu, le tue opere saranno su Super Rare e Sì. appunto ci chiedono innanzitutto perché solo Super Rare e ovviamente ricordo che chi è entrato su desktop le può vedere, può anche cliccare sulle opere in modo che va direttamente Link, allo store. figata. Quindi Sì, perché sì, solo sì. Super Rare ci chiedono? Come mai hai Ma, scelto questa Super Rare piattaforma? Super Rare è la piattaforma più posizionata all'oggi verticale all'arte, sui pezzi unici. E siccome io volevo uscire solo con i pezzi unici, avevo necessità di una piattaforma che ospitasse principalmente pezzi unici. Quindi questo è un primo step. Poi successivamente sono aperto a tante altre collaborazioni, però prima devo attenermi a quello che è un flusso ed è un flusso anche in qualche modo mi viene da dire di posizionamento, anche se il posizionamento qui è tutto molto più liquido, molto più fluido di quelli che sono i mondi normali, quindi talvolta bisogna cambiare mentalità rispetto a quella più tradizionale, però non c'è artista che conosco un po' valido che non mi abbia suggerito questo e quindi semplicemente l'ho ascoltato e poi ci saranno i multipli su Nifty Gateway più avanti e poi ci saranno delle belle collaborazioni con realtà nascenti come potrebbe essere Nemesis stesso, quindi oltre al fatto che già siamo amici. Quindi in realtà non è che c'è un assolutismo, è un po' quasi un iter che mi sembra di aver capito essere quello da fare. Ok, visto che hai accennato ovviamente da The Nemesis a questa collaborazione, nelle prossime settimane ovviamente continueremo questo format, intervisteremo altri artisti e una diciamo delle particolarità di questa piattaforma è che possiamo anche dare la parola agli utenti direttamente, quindi non ci dovete semplicemente solo scrivere ma gli utenti possono prendere la parola e mi dicono dalla regia che appunto c'è un utente che addirittura è tuo lontano fan dal 2008
che vuole farti delle domande e quindi la regia dovrebbe farlo apparire là. Esatto. Ciao a tutti ragazzi, ciao Federico. Ciao. Grande. In nome Merluzzo, in arte Nicola, quindi ciao Ciao ragazzi. Nicola, ciao. Federico, anche per me tantissimo, ti giuro, ho sognato un momento del genere da un po'. Volevo farti una domanda tantissimo dal punto di vista artistico. A me sei sempre piaciuto come esponi le idee, non soltanto da quando, cioè adesso le fai proprio vedere e ci sta tantissimo, mi sto avvicinando anch'io al mondo tecnologico, NFT e cripto in generale, però la mia domanda è tipo, ho notato che sei cresciuto in maniera molto, tra virgolette, matura sul modo di presentare le idee. Tipo, se citazioni vecchissime c'erano, parlo del periodo quando facevi la comedy house, come Sì. era bella. Non c'è più quel modo brutale, tipo schianto con la realtà. E a me piaceva un sacco, ti giuro, sono anche dal punto di vista personale una persona del genere. Qual è il miglior modo di far vedere la realtà se non spiattellandola in faccia? Tutti poi traggono le proprie conclusioni. Ma ti capisco molto bene quel che vuoi dire. Allora, diciamo che una parte di tutta la mia produzione del mondo video dell'epoca aveva con sé un aspetto provocatorio, che è quello che poi avverti come lo schiaffo, io penso, sì, esattamente. che in parte era parte di me e lo è ancora, perché è quello che spesso si condensa già in alcune mie opere. In parte era una necessità di emergere. Quando quella è venuta meno, e sempre a meno, e sempre a meno, e sempre a meno, capisci che fondamentalmente a volte la provocazione è data anche dalla paura di non farcela e quindi ti giochi tutte le carte che hai. Poi che in parte questa roba ci sia in me è indubbio, ma si è moderata tantissimo, ma senza che io mi sia dovuto controllare. A un certo punto ne ho visto il feticcio della provocazione, ho visto un po' il fine se stessa della cosa e quindi talvolta esce nelle opere, talvolta magari nemmeno. Diciamo che quello schiaffo non è più provocatorio, ma cerca di essere denso di un'emozione, qualsiasi essa sia, all'interno di un'opera, e io stesso venirne sempre a meno. Oggi parliamo, chiacchieriamo, siamo tra amici, c'è Amelia, è una cosa bella, siamo dentro una roba virtuale, è tutto figo, quindi ci sta, però di base io cerco di non parlare quasi più, non parlo più nelle storie, non parlo più, mando avanti il lavoro e questa cosa mi fa tanto bene al lavoro stesso, e quindi anche quando io intervengo non ho più quella necessità di emergere attraverso delle butarde o delle uscite più aggressive, ecco, che prima c'erano, perché non mi interessa più. No, bellissimo. Infatti ho molto apprezzato il fatto che ti sei totalmente condensato nel lavoro e non hai più pubblicato niente che non avevi già creato, mettiamola così. Ma guarda, ti dico anche un po' alcune dinamiche del mio ambiente tradizionale del mondo dell'arte, in qualche modo inevitabilmente mi hanno condizionato ad un'inconscia educazione riguardo questo aspetto, perché specie con il fatto che io venivo da un ambiente legato in qualche modo all'intrattenimento, è stato proprio il mio lavoro e contrapporre questa cosa ad un approccio invece esclusivamente legato al lavoro e che si scostasse dal personaggio. Ho dovuto proprio far fuori il personaggio. Però hai fatto uscire la persona, grazie mille. Bellissimo, Grazie a te Nicola della domanda. No, una bella domanda. Grazie mille ragazzi, ciao, è stato un piacere. Bella domanda. Quindi concludiamo. Beh, bello, no? Interfacciarsi direttamente con i fan. Perché è una persona attenta lui, sì, perché per fare una domanda così deve aver seguito bene. Beh, diceva di essere fan dal 2008, quindi dai. Niente, ti saluto, ti ringrazio ancora di più, visto che hai detto che hai smesso di parlare in pubblico, diciamo. Quindi ti ringrazio ancora di più. Venerdì prossimo alle 4:30 ricordo che ci sarà un'altra intervista, non vi voglio svelare troppo, quindi però venerdì prossimo siate presenti. Mi dicono che tra l'altro probabilmente tra qualche settimana
sarà pronta l'applicazione mobile, quindi per Oh, chi là, non che ha potuto meraviglia. usufruire di questa applicazione, quindi di vedere la galleria, lo potrà fare veramente, veramente presto. E la replica di questa puntata sarà pubblicata sul YouTube di Cryptonomist, in italiano e in inglese, così poi la potete far vedere in giro. Grazie Grande Emilia, Federico e grande grazie a Nemesis. tutti per essere stati qua, grazie a The Nemesis. Ciao, Ciao! ciao a tutti, ciao ciao.